ancora sbagliando le spaziature, eh? Cioè, sto ancora... Ciao Runner Rospi, benvenuti in questo nuovo fantastico video. Sebbene lo sembri, questo non è un telegiornale, bensì è il momento in cui scopriamo che Frafrog magari saprà anche un po' disegnare, ma sicuramente non sa scrivere. Io penso che questo video sia dedicato a tutte le persone che, come me, quando andavano a scuola ricevevano degli ammonimenti sulla scrittura. Questa cosa mi faceva sentire un po' diversa dalle mie compagne, perché di solito a scuola le ragazze sono quelle che scrivono bene. Essendo che ho sempre disegnato sin da piccola, ho sempre saputo che calligrafia e disegno non andassero di pari passo, ma non ho mai capito perché. Quindi ho visto tantissimi video online dove gente scrive e questa cosa mi fa proprio venire i brividini, perché vedo la gente che scrive subito in modo perfetto e io dico wow, come ci riescono. Quindi oggi sono qui per imparare a riuscirci, perché giuro non l'ho mai fatto, ma vorrei tantissimo. Quindi, frugando nei cassetti, ho trovato queste 3 penne. Proviamo a fare un po' di calligrafia qua, tutti insieme. Questi pennarelli ce l'ha regalati qualcuno, infatti la punta della penna non è proprio il toppissimo. Facciamo il primo tentativo della vita. Dicono che bisogna imparare a fare questo. Però bisogna saperlo fare premendo quando si va verso il basso. Su piano, giù forte. Su piano, giù forte. Ho trovato degli altri pennarelli della Faber-Castell e anche questi hanno la punta un po' a pennello. Piano, forte, piano, forte. Oh, sento che sta funzionando. Sento il potere. Secondo me la medesima scritta con questi pennarelli è un'altra cosa. Oddio, mi sento male. È modulato. L'obiettivo è premere mentre scendo, quindi solo mentre... Questa R decontestualizzata è una forma splendida. Questa forma qua, questa R qua, va bene. Sì, però cosa non va bene? Non va bene il fatto che innanzitutto la spaziatura delle lettere è diversissima. Le lettere stanno tutte su una linea diversa, tipo la A sta qua, la F questa sta qua, quindi sale e scende. Io penso di poter imparare a fare questa cosa fatta bene. Finché non mi verrà bene continuerò a farla, quindi seguitemi nel mio percorso. Allora, oggi mi sono munita preventivamente di un foglio a quadretti perché mi sono fatta un po' di ricerca. Sì, dimmi tutto. Avere una griglia da cui partire sarebbe un'ottima cosa. Le linee da tirare sono 2. La linea dove il carattere si va a posare. Quindi poi abbiamo l'asse dove va il corsivo. In alto, sopra sopra, ci arrivano le linee ascendenti, uguale in basso, linee discendenti. Guardate questa ragazzina senza arte né parte che sta combinando delle lettere che hanno un senso e una coerenza. Aspetta a dirlo magari, no? Calmi tutti che mi sto emozionando. Questa era quella dell'altra volta e questa è quella di oggi. Dai, c'ha molta più coerenza visivamente questo. Io lo devo rifare. Lo devo rifare perché sento di aver imparato qualcosa e sento che lo posso applicare di nuovo. Lascia che il chakra ti guidi. Lo so che sto facendo schifo. Questo è spaziato meglio, cioè a parte che la F è tremenda perché questo coso doveva stare più in alto, però questo è spaziato molto meglio. Ciao ragazzi, ben trovati. Oggi è il 4º giorno ufficialmente che sto a fa sta roba. Allora, spiegazione. Sono andata un po' avanti, penso di aver capito più cose, penso che sia principalmente una cosa di manualità. Prendere manualità e mi sono arrivate delle penne, ma adesso vi spiego meglio. Ho pensato innanzitutto di fare delle prove con l'alfabeto. Mi sono resa conto che effettivamente non so neanche scrivere l'alfabeto, cioè è facile dirlo l'alfabeto, ma poi se ti stai a concentrare sulle linee non è proprio facile tenere il filo di quello che stai facendo. Poi ho detto, ma stiamo a fare una cosa così di classe, tutta carina, ma facciamola con le parole che non c'entrano niente, tipo femore. E poi ho pensato, ma facciamolo con gli insulti, che è più divertente, quindi money grabber e così via. Ho cercato delle reference su internet, quindi ho iniziato a scrivere, che ne so, YouTube, ho iniziato a scrivere Liam, poi ho scritto Anticipate, poi ho scritto Ciaone, Richard HTT e così via. Insomma, ho fatto un po' di roba. Innanzitutto, ovviamente la manualità sta al primo posto dietro sta cosa. In secondo luogo, scegliere un carattere, cercare di riproporre quello potrebbe essere un'altra idea. Terza cosa, mi sono comprata delle penne che, mamma mia, e adesso ve le faccio pure vedere. Hanno 3 punte diverse l'una dall'altra, quindi abbiamo la punta media, grande e piccola. Una parola, datemi una parola, datemi una parola.
sto ancora sbagliando le spaziature, Cioè, sto ancora... Oh! Wow! Oddio, ste penne! Mi donano il potere! Non pensavo di poter fare sta roba, cioè mi sono veramente emozionata dopo averla fatta perché mi sono proprio sentita di aver livellato, ho fatto un upgrade. Adesso che abbiamo il nostro tesoro, get ready to be satisfied. Guardate, sto anche sfalsando la linea di base, eppure non fa schifo. Da una parte lo rende anche più semplice una volta che hai capito il meccanismo. Volevo scrivere banane, ho scritto banche, ma perché? Mentre spulciavo Instagram ho trovato questa tipa, Adelina Wrights. Praticamente lei fa ogni tipo di lettering e forse ho capito perché è un argomento che soprattutto in Italia va tra le ragazze, perché non viene trattato, diciamo, in modo completo, ecco. Quindi io oggi mi sono presa sto coso, tutte queste mi sono venute 40 euro e sono 4 penne, e queste penne sono delle Parallel pen della Pilot, quindi hanno la punta piatta. Mi sento male! È bellissimo, lo voglio rifare subito! Ma questo è lettering, ragazzi! Oddio, mi sto emozionando, ste penne sono bellissime. Io volevo imparare il lettering in una settimana, ma il problema è che ho deciso di farlo più di un mese fa. Quindi, come ultima cosa, prima di dichiarare questa mia sfida fallita, visto che è passato più di un mese da che doveva essere il 6° giorno o il 7°, non mi ricordo, apro quest'ultima confezione che è un pennino obliquo, perché oggi, come ultima cosa, voglio provare a usare un pennino per la calligrafia. Vai Rick, aprimi i pennini! Per la precisione, questo pennino che ho comprato e che Riccardo sta aprendo è particolare perché ti permette di fare il corsivo, dal momento che tu non arrivi diretto con la penna così, ma ti permette di dislocare leggermente il tratto lateralmente, ecco. Sotto qua ho messo una griglia, tavola luminosa e pennino e Ecoline se riusciamo a far qualcosa. Oh mio Dio! È bellissimo. Vuoi provare, Rick? No. Dai. Va bene, allora lo provo. Vieni. Ciao, proverò anch'io. Dai. Ciao. Vai, grazie. Ti ringraziamo per il contributo. Prego. Ma in ogni caso arriviamo alla conclusione. Io ho miseramente fallito la sfida, ma era ovvio che avrei fallito perché la calligrafia non è una cosa che si può imparare di sicuro in una settimana, anzi è un mondo molto vasto e anche molto interessante da conoscere, e lo so anche perché quando ho detto su Instagram che mi stavo appunto appassionando alla calligrafia, qualcuno di voi mi ha spedito sulla mia mail pubblica un libro con WeTransfer. Io di solito i libri li compro, ma in questo caso mi è proprio arrivato, allora ho detto vabbè, è un libro molto bello, ve lo metto qui, sulla calligrafia,
terapia. Io mi sono divertita a sperimentare tutte queste varie tecniche, anche se non ne sto padroneggiando nessuna in questo momento, ma nel caso vi interessasse vi metto qua tutti gli strumenti che ho utilizzato in questo video e nel caso vi interessasse anche nella descrizione del video tutti i link per eventualmente acquistarli anche voi. Quindi ho fallito la sfida, ma d'altronde non importa vincere o perdere, perché quello che conta è divertirsi, giusto? Quindi vi ringrazio ancora per aver visto il video fino a questo punto, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!